Fammi la foto. Fammi la foto. Fammi la foto. Che cazzo di personaggio, Pedro, veramente clamoroso. Io quel video l'avrò riguardato 100 volte. Se non sei ancora iscritto al canale, fallo ora, tanto è gratis, non ti costa nulla. E attiva la campanellina per non perderti i prossimi video, perché usciranno contenuti molto interessanti. Però prima rimanete fino alla fine in questa puntata del dopogara di Assen, che abbiamo molte cose da dire. In breve, prima partiamo con l'ufficialità del passaggio da Dorna a Liberty Media con la Commissione Europea che ha dato l'ok all'acquisizione dopo le indagini che ci sono state da fine dicembre. Io tempo fa avevo fatto un video sulle cose che secondo me Liberty deve migliorare per far tornare la MotoGP in alto, e magari facciamo un video in futuro con delle novità, perché in quel video non ho detto proprio tutto. E poi continua il caso Martina Aprilia, ma dato che è diventata una bella soap opera, direi che farò un terzo video. La facciamo diventare una soap opera anche su questo canale, perché ne abbiamo parlato sempre approfonditamente in video dedicati, quindi il prossimo uscirà a breve. Ma spoiler, vi anticipo, questo secondo me è un comportamento vergognoso di comunicazione da parte di Martin e il suo manager. Secondo me non si stanno comportando bene da quel lato con Aprilia, ma ne parliamo bene nel prossimo video. Prima di iniziare con l'analisi, ragazzi, gustiamoci un po' queste gioconde, queste meraviglie che ci fanno scordare l'elettronica che hanno queste moto. Che goduria, ragazzi, vedere questi traversi, starei ore e ore a guardarli, proprio come l'intervista di Acosta. Sarebbe bello anche mostrare le immagini, no? Che vanno, però qui se si va oltre un tot di secondi ti vengono sotto casa l'FBI, la CIA e i peggiori servizi segreti per buttarti giù il video per copyright. E arriveranno bene in futuro delle normative, no? In cui i creator potranno far vedere le immagini, non perché vogliono lucrarci in cima, ma perché è proprio uno scopo lavorativo, ma siamo ancora troppo indietro per questo. Rueda torna alla vittoria su Muñoz e Perez, e adesso il primo avversario del leader del mondiale, se guardiamo la classifica generale, è il suo compagno di squadra Álvaro Carpe, proprio di un punto nei confronti di Piqueiras, che continua a rimanere lì in classifica, però non ha quella grande competitività di stare lì davanti a giocarsi la vittoria sempre. Lo vediamo un po' dietro nel gruppone, ma è realmente in lotta, come se gli mancasse qualcosina. Infatti Carpe sta facendo meglio in queste ultime gare. Primo 0 per Chiles, che si vedeva che era parecchio impeperonato, tirava delle staccate molto forti, arrivava largo spesso, classica foga da rookie che ci sta e non gli si può imputare nulla, sta facendo anche più del dovuto. Bruttissimo l'episodio nel finale, sono scene che fanno particolarmente male. Se la vogliamo rivedere, anche perché possiamo, dato che fortunatamente sono usciti tutti coscienti, grazie anche al grande lavoro appunto di chi fabbrica le tute, delle protezioni, perché in queste cose si può dire che siamo arrivati a dei grandi livelli. Se guardiamo la dinamica dai frame, Perez attacca dall'esterno Carpe e quest'ultimo si ritrova proprio a dover rallentare appena e chiudere il gas, trovandosi dietro un lunetta che non può fare nulla perché lo prende e innesca la carambola con gli altri incolpevoli. Furusato che centra nella schiena lunetta e poi Pidito Fernandez che lo prende nella gamba. Fortunatamente, come detto prima, tutti i piloti sono ok, però qualcosina sulla direzione gara vorrei dirla, e non sarà l'unica di questo dopogara. Non hanno esposto la bandiera rossa un po' troppo tardi? Perché i soccorsi sono rimasti lì a bordo pista per tutto il tempo, dall'incidente a quando sono ripassati i piloti alla fine. Magari la race direction voleva temporeggiare e far finire la corsa, aspettando fino all'ultimo di non dare la bandiera rossa per vedere se la situazione si risolveva, che poi non si è risolta in tempo e hanno dovuto dare la rossa. Però a mio avviso l'hanno data troppo tardi, perché fino a questo momento, quando i piloti all'ultimo giro erano alla curva 17, c'era ancora la bandiera gialla, mentre i soccorsi erano subito lì nelle curve dopo. Tra l'altro, vabbè, Muñoz non l'aveva neanche vista la gialla, perché ha passato Perez e non si può sorpassare sotto bandiera gialla. E poi la rossa è uscita in grafica noi che eravamo a casa appena il gruppo di testa è uscito sempre dalla curva 17 e i piloti non l'hanno neanche vista, perché prima Muñoz attacca e poi stavano spingendo tutti. Infatti Rueda alza il braccio proprio all'ingresso della chicane. Non so le motivazioni della direzione gara, ma a mio avviso avrebbero potuto dare la rossa mentre i piloti erano tra la fine del terzo settore e l'inizio del quarto, magari anche prima, perché comunque la gialla c'era ancora nel quarto, perché tanti soccorsi non sarebbero andati via in tempo. Fatemi sapere poi la vostra nei commenti. L'unica cosa che voglio dire sulla Moto2 è la scelta di Canet di andare largo e far passare apposta Moreira a 2 giri dalla fine, perché si vede che non è un errore che probabilmente l'ha voluto far passare. È stata una scelta rischiosa che infatti non ha pagato. Secondo me Canet aveva le potenzialità per stare davanti anche nell'ultimo giro. Poi Moreira avrebbe dato un attacco nel finale, però perdere probabilmente apposta una posizione sul finale di gara per provare a riattaccare dopo, non sapendo il passo che avrà quello davanti, è molto rischioso. E infatti Moreira ha fatto 2 giri a fuoco e Canet non è riuscito a riattaccare dove voleva, cioè alle ultime curve.
Canet poi che si gioca al mondiale perde 5 punti in questa maniera, direi anche un po' un pollo, perché se li avesse persi in una battaglia ok, ma in questo modo potresti pagarla ancora di più a fine campionato secondo me. In questi dopogara dovremo aprire una sezione dedicata ai casi tipo le penalità o i contatti di gara in cui andiamo ad analizzare nel dettaglio, perché comunque qui ad Assen qualche episodio da moviola c'è stato. Dunque penso un attimo al nome da darci a questo piccolo spazio, oppure scrivetemi anche voi nei commenti un'idea di un titolo. Intanto mettiamo questo qui provvisorio, poi dalle prossime puntate facciamo una cosa fatta bene e mettiamo una sezione dedicata ai casi del weekend. Bastianini ha preso 3 posizioni in griglia per aver ostacolato Rins nel Q1 a quanto riportano gli atti, e io sinceramente rivedendo l'episodio non sono molto d'accordo su questa decisione, ci può stare come no. Enea qui si toglie totalmente dalla traiettoria e non poteva andare da nessun'altra parte se non andare lungo alla staccata invece che stare interno. Secondo me qui Rins probabilmente vedendoselo a fianco sicuramente un po' perde il riferimento, perché un po' di distrazione gliela crea, ma Rins riesce a fare la traiettoria normalmente, non è ostacolato da Bastianini come se gli fosse davanti, tipo come capita a Morbidelli. Basta vedere la traiettoria che fa Savadori davanti per capire che è quell'ideale e che non tocca neanche il cordolo esterno, non ci arriva neanche vicino. La penalità l'hanno data probabilmente perché Bastianini è rientrato verso l'interno mentre Rins era in fase di ingresso e non sarebbe riuscito a fare la curva bene, e forse Enea doveva ancora rallentare di più, guardarsi le spalle prima di iniziare a girare. È un episodio un po' borderline, l'hanno data proprio perché Rins era in un giro veloce. Fatto sta che sono d'accordo con Bastianini quando commenta sotto il post dell'episodio su Instagram, ma non sono d'accordo al 100% sulla decisione di penalizzarlo. Per quanto riguarda la sprint, il motivo per cui Fernandez è finito lungo, cosa che non è stata fatta rivedere in diretta modo, è perché Diggia va dentro su Morbidelli e c'è un leggero contattino fra i due, non si capisce bene perché c'è Binder che oscura, ma comunque questa manovra porta largo Morbidelli, che incolpevolmente porta largo anche Fernandez, che si era ritrovato lì e non poteva farci nulla. Bellissima la livrea speciale della Yamaha, e vorrei tanto rivedere un'altra gara con tutte le livree speciali come quella dell'anno scorso di Silverstone, che è stata veramente una cosa fantastica. Speriamo che facciano altre cose del genere in futuro perché meritano, e rimanendo dunque in tema Yamaha direi che è stato un po' perso lo smalto rispetto a qualche gara fa, perché si nota particolarmente il degrado in gara. Quartararo lo sappiamo che rispetto agli altri della Yamaha fa un altro sport, però alla fine quando c'è la gara il conto gli si presenta anche a lui e non può farci nulla. Parlavamo con Ruben Chaus nella chiacchierata che abbiamo fatto che Quartararo corre in una modalità come se tutto fosse una qualifica, e infatti ha piazzato un'altra fantastica pole, però al momento nelle ultime gare sembra che anche lui possa permettersi di giocarsela fino al sabato mattina, perché poi in gara non è che le Yamaha sono lì davanti come abbiamo visto in altre gare, no, sono molto dietro. Poi Quartararo la butta via nella sprinta che stava facendo bene e ok, però in gara completamente desaparecido, e soprattutto sono le altre Yamaha che devono far riflettere, perché è con i secondi piloti che vedi il reale valore della moto, e i vari Miller, Rins e Oliveira non sono neanche nei primi 10 della gara. Sul giro secco sì, ci possono anche andare, ma in gara fanno fatica. Poi questi tre sono piloti che ormai hanno fatto il loro corso e sarebbe curioso vederne anche altri più freschi per vedere se possono alzare più o meno l'asticella. Stessa cosa vale anche per la Honda, che in queste ultime gare sta faticando. Si è un po' rovesciata la situazione, prima erano KTM Aprilia quelli appena sotto le giapponesi, ora è il contrario. Le europee hanno ripreso un attimo la marcia e sono più spesso davanti alla Honda di Zarco o alla Yamaha di Quartararo. Il contatto tra Alex Marquez e Acosta è ovviamente un incidente di gara, e dispiace per Alex, a cui mando una buona guarigione, dato che nella diagnosi è saltato fuori che si è fratturato il secondo metacarpo della mano sinistra. Mi ha ricordato vagamente il contatto tra Rossi e Marquez in Argentina, questo qui tra Alex e Pedro, perché il pilota KTM inevitabilmente deve girare per fare la curva, e quindi dato che erano appaiati il rischio di contatto c'era. Poi sicuramente meno brusco rispetto a quello di Rossi e Marquez, dove comunque anche lì un incidente di gara, perché Rossi la curva doveva farla, doveva girare. Poi c'era il presentimento che Alex fosse caduto perché Acosta forse gli tocca la leva del freno destro, ma è alquanto impossibile, uno perché c'è il paraleva del freno e poi perché dall'onboard non si ha questa percezione, quindi semplicemente è un contatto di gara. Come dicevo prima, sulle case europee la Aprilia comunque c'è, e sicuramente i circuiti con temperature più fresche gli danno una marcia in più, ma io sono convinto che la Aprilia sia la seconda forza del campionato e che Martin sta molto sbagliando questa situazione, a mio parere, vivendola da fuori. Poi sicuramente ci saranno delle dinamiche interne che noi non conosciamo, però sarebbe bello vedere un Martin che vuole provare a estrapolare il potenziale della Aprilia, perché Bezzecchi nel modo in cui guidava ad asse ci faceva molto divertire ed era veloce, ha messo a posto anche la qualifica, quindi per me la Aprilia si deve migliorare, ma la strada tracciata è quella giusta.
Peccato che abbiano trovato il top rider a cui tanto ambivano ma che poi vuole andare via. Ne parleremo meglio nel video dedicato, però per Aprilia deve essere anche una motivazione in più questa qui nel vedere la propria moto che può vincere, fare podi verso un pilota che non ci ha mai voluto provare e vuole andarsene. Marquez è sempre Marquez, è difficile dire cose nuove e soprattutto basta ribadirle, perché io, come dico sempre, non sono stupito dalle sue prestazioni. Sicuramente è stato un weekend più complicato rispetto agli altri, non tanto perché Assen non gli andava a genio come circuito. Secondo me tra l'altro si deve anche smettere di parlare di questa cosa, del fatto che una pista è favorevole a Marquez e quell'altra è favorevole a Bagnaia. Quindi in quella andrà più forte uno, in quella andrà più forte l'altro. Secondo me non ha senso parlarne, perché Marquez va forte su tutte le piste, ci sono quelle di Aragon in cui domina e quelle di Assen dove non domina, ma se vuole vince lo stesso pure se non è al 100%, magari fa secondo. Il rivale di Marquez quest'anno sarebbe sì un Bagnaia se avesse confidenza con la moto, ma è solo Marc Marquez il rivale di Marc Marquez quest'anno, ed è stato un weekend complicato, dicevo, perché ha piantato due belle mine, sia nell'FP1 dove è caduto subito all'inizio, quindi weekend che dice ecco non mi parte bene, poi risale in moto e spara a primo tempo, questo per farci capire cosa sono i piloti di moto che nonostante una caduta risalgono in sella, resettano tutto mentalmente perché è tutta una cosa mentale e sparano delle fucilate di tempi che solamente i grandi campioni possono fare. Mi avete segnalato su Instagram che in pochi si fossero accorti di Marquez che all'ultimo giro taglia appena sul blu e dunque balza subito la questione all'occhio sul fatto di uno che va fuori pista all'ultimo giro che deve ricevere una penalità. Andiamo con ordine. Nel video breve riassuntivo del weekend che pubblico sempre dopo la gara parlavo di come la penalità non potesse essere assegnata perché se uno oltrepassa i track limits all'ultimo giro deve essere penalizzato solo se il pilota che gli sta dietro è nella cosiddetta chasing zone, cioè è vicino per attaccare, e da regolamento la penalità scatta se c'è meno di mezzo secondo di differenza e qui non poteva scattare perché tra Marquez e Bezzecchi c'erano circa 6-7 decimi di differenza. Poi la questione cambia ancora perché quel blu, come avete scritto anche voi nei commenti del video, non è track limits e infatti in quella zona non c'erano i sensori che si trovano solo in uscita dalle curve esterne. Ma comunque un po' considerato diverso quel blu perché in Moto3 abbiamo visto dei tagli, oppure Morbidelli penalizzato su Digia all'ultima curva perché non ha perso un secondo dopo che ha tagliato, che anche lì quella regola io la rivedrei perché un pilota non può sapere esattamente quanto ha perso in un settore, basta solo far cedere la posizione e stop. Ma comunque, morale della favola, non ci può essere penalità perché lì non c'erano i sensori dei track limits e secondo perché se ci fossero stati comunque in maniera i sensori la penalità non poteva scattare perché non c'era la distanza minima per farla attivare. 2 anni fa, se vi ricordate, a Binder è successa questa cosa, ha appena pizzicato il sensore e gli hanno tolto la posizione, lì c'era il verde quindi track limits e ora c'è il blu quindi niente sensori. E poi vabbè è stato scandaloso togliere la Binder sempre per queste regole del cazzo del verde perché se appena pizzichi il sensore scatta la penalità, poi all'ultimo giro ti tolgono la posizione. Tutte delle boiate che nel motorsport non hanno senso, ma non facciamoci venire nervoso, vi prego. Marquez alle interviste post gara a Sky diciamo che si è un po' sfogato sul fatto che Alex non lo passa se gli sta dietro. Perché quando abbiamo fatto il media scrum mi hanno iniziato a fare le domande, no il tuo fratello non ti attacca lo stesso, e oggi Marco perché non ha attaccato? Se quel pilota davanti, sia che sia, sono io, Pecco, difende bene, non si può attaccare, e se no sei molto più forte con questa MotoGP non si può attaccare. Ieri la gente ha iniziato a dire questo Alex non prova con Mark. Oggi è successo lo stesso ma con un altro pilota. Io sapevo che il mio punto debole era la curva 11-12 che è la parte più veloce, la più stretta. Se lì sono giusto per la strada non mi possono surpassare e il mio punto forte era la staccata. Così ieri ho difeso di Alex, oggi ho difeso di Marco e abbiamo fatto quella gara bella, ma ieri il più veloce era Alex e oggi il più veloce era Marco. Secondo me guardi i miei video comunque perché prima col titolo della Ducati in crisi hai risposto ad Aragon, poi nel video scorso ho parlato di come Alex corre in un modo più attento su di lui e ha subito replicato qui, direi Marc Marquez fan numero 1 del mio canale, no scherzo, ma comunque il discorso non è che Alex non attacca Marc perché vuole farlo vincere come ho già detto nel dopogara del Mugello, il discorso è che corre sì in modo più attento e si vede come Bagnaia stesso dice che coi piloti dell'Academy sta più attento e ho aggiunto il mio parere sempre nello scorso video dove secondo me in pista ci sono solo rivali e non amici o fratelli, ma comunque si vede che Alex se non ha il 200% di sicurezza di attaccare suo fratello non fa quell'ingresso più forzato che farebbe magari con altri.
si vede chiaramente, ma non è un discorso da tifoso questo, secondo me è una cosa oggettiva, ma questo non voler sorpassare viene etichettato come se Alex ne avesse di più rispetto a Mark e non vuole passarlo, ma non è assolutamente così. Alex fino ad ora non ne ha mai avuta di più rispetto a suo fratello, se non in qualche occasione sporadica, quindi Mark sta davanti perché ne ha di più e Alex sì, non forza il sorpasso come vi ho detto, ma quei 2-3 decimi li paga comunque su Mark, che non gli permettono di arrivarci sotto bene per calibrare l'attacco. E infatti è successa la stessa cosa con Bezzecchi. La distanza era più o meno la stessa che hanno avuto finora Mark e Alex e Bezzecchi in alcuni punti si faceva più sotto mentre in altri perdeva di più, dunque c'era una sorta di elastico, ma il punto è che non è che non si sorpassa perché non si vuole o altro, ma perché non si è abbastanza sotto per provarci, stop. Io sinceramente pensavo vincesse Bagnaia la gara lunga e l'avevo detto anche su Instagram perché nel complesso e sul passo mi sembrava di vederlo bene e messo meglio rispetto alle altre volte, lo dicevo tra me e me, secondo me nonostante qualche difficoltà il passo è abbastanza buono e può portarla a casa pur essendo non a postissimo. E invece no, è durato solamente 5 giri e basta e poi sono saliti in cattedra i soliti problemi. Era bello rivederlo all'inizio davanti così subito leader, un po' come l'abbiamo visto fino al 2024 dove prendeva e andava via. Solo che quest'anno va così e comunque ha avuto una buona reazione perché si è ripreso il podio, poi magari a Costa aveva usurato molto le gomme, ma comunque è riuscito a riprenderselo e anche stavolta non poteva fare meglio di terza apparentemente. Tuttavia avevo detto che secondo me vinceva Pecco questo weekend, ma non perché Assen non sia una pista di Marquez, ma perché vedendo appunto il weekend che stava facendo lo spagnolo, quindi non perfetto, con qualche acciacco, qualche caduta, vedevo Pecco con un buon passo abbastanza normale per cercare almeno di portarla a casa in un modo o nell'altro. Ma comunque sappiamo allo stesso tempo che Marquez, anche se non è a postissimo, vince o al massimo fa secondo. La narrazione che vi ripeto dall'inizio è questa e si sta confermando. Marquez è in un momento dove ora può fare quello che vuole e anche se corre all'80% vince, e dico vince, non fa secondo o terzo, è in totale tranquillità. Vediamo alcune vostre considerazioni che mi avete lasciato nel box su Instagram. Ricordatevi di seguirmi per finire anche voi in una prossima puntata, di solito 3 o 4 le scelgo. Pippo Santini, vedi qualche miglioramento riguardo Pecco? Rispondo sinceramente di no, e che la situazione è la stessa da inizio stagione. Non può fare meglio di terzo e come vi dicevo gli va anche bene che non ci sia Martin perché in quelle zone lì con la Priglia ci sarebbe a lottare. Pool 3 maffe, peccato per Digia, sembrava avere un buon passo, ha perso troppo tempo con Morbidelli. Questo può essere perché comunque aveva sparato 2 giri veloci, però nonostante andasse forte non è risalito con quella velocità che i monitor dei tempi facevano vedere. Forse ha raccolto meno di quello che ha seminato, ma ha chiuso comunque a 2 secondi dalla prima KTM di Viñales. E il Guache Papi ci si può aspettare di più da Bastianini, sicuramente come pilota sì, ma quest'annata in KTM non troverà una svolta e dovrà essere a più presto cancellata. Anche se sì, in top 10 ce l'ha messa qui ad Assen ed è un bel risultato, ma comunque la fiducia non c'è, non ci sono bagliori di speranza. Spero per lui che nel contratto con KTM abbia delle penali con cui possa liberarsi e passare magari in Yamaha Pramac oppure in Aprilia ufficiale se ci sarà l'opportunità. Andiamo con le pagelle e rimaniamo in tema KTM, dunque proprio con Bastianini a cui do un 6,5, mentre do un 7 a Viñales perché riesce comunque ad essere veloce, anche se magari in questo weekend lo è stato un po' meno del Viñales pimpante del Mugello, ma sembra che comunque la strada buona ci sia. Binder invece non è assolutamente su una strada buona, gli do 4,5 perché è l'ultima delle KTM e soprattutto non entra nel Q2 e fatica molto. 8 invece ad Acosta che guida forte, bene, ci fa divertire, sempre il solito nostro Pedro. Weekend difficile per la Honda, 4,5 a Mir che la lancia sia nella sprint che nella gara, mentre do un 6 a Zarco perché comunque in Q2 ce la mette ed è sempre la migliore delle Honda. E poi ragazzi si becca il suo primo punto Sonkia Chantra, primo punto stagionale ragazzi, è un 6, glielo diamo, enorme come una casa, con il futuro che sembra essere un ritorno alla Moto2, direi meno male. Poi in Aprilia weekend nero per Ogura, con quella caduta dove la moto è andata in fiamme e in gara poi è out, voto 5, mentre Fernandez 6,5, è stato veloce anche stavolta, non è andato malissimo, nella sprint non può farci nulla, in gara si prende circa 20 secondi da Bezzecchi che ha la stessa moto, ma Fernandez è Fernandez e non può fare di più. Bezzi invece un bel 9 perché fa una buona qualifica, nella sprint va vicino anche alla seconda posizione, poi in gara guida alla grande cercando anche di lottare con Marquez. E segnalo un bel weekend anche di Lorenzo Savadori, tranne la caduta in gara, perché ha messo dietro delle KTM della Yamaha soprattutto in qualifica e non è andato particolarmente male per essere il tester in pista.
Nel team VR46 non si è ancora al top, ma comunque a Diggia do un 6+, non un voto altissimo perché comunque finisce dietro le KTM e queste sue difficoltà le sta ancora attraversando, mentre Morbidelli 5 perché paga il confronto con il compagno di squadra e questa volta non è stato il classico Franco. Il Yamaha Quartararo come sempre è l'unico che si salva, anche se a livello di risultati nelle gare non è così positivo perché butta via la sprint e in gara scende fino alla 10ª posizione. Gli do comunque un 6,5, mentre a Rins solito 6 o quasi senza voto perché tanto le prestazioni sono quelle lì. Invece il Yamaha Pramac 5,5 sia a Miller che a Oliveira. Entriamo in Ducati Gresini, 5,5 a Fermina Aldeguer, mentre ad Alex Marquez un 7,5 per il solito weekend poi rovinato dal contatto di gara con Acosta. E chiudiamo con il team ufficiale, 9,5 a Marc Marquez perché nonostante non sia stato a postissimo sia dal lato tecnico che fisico si prende tutto comunque andando pure all'80% e i weekend di Pecco Bagnaia ormai sono sempre gli stessi, quindi si fa molta fatica anche a giudicarli perché sicuramente per quello che può fare di massimo sarebbe da 6, perché ovviamente non può fare di più, però nel complesso per me è insufficiente, gli do 5,5. Fatemi sapere la vostra ragazzi nei commenti, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video perché a breve parliamo per la terza volta di Martin e Aprilia e dunque anche per questo dopo gare è tutto e noi ci vediamo presto, ciao!